Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questo episodio vedremo tantissime espressioni alternative che potete utilizzare invece che dire sempre il solito ho fame. E alcune di queste espressioni sono piuttosto divertenti, enfatiche, rafforzative, sono un po' delle iperboli, perché vi assicuro che quando gli italiani hanno fame ve lo dicono a chiare lettere, io compresa. E vi ricordo anche che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra, sulle impostazioni, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Cos'è allora la fame? La fame è quella necessità di mangiare, quel bisogno fisiologico di mangiare che si manifesta come un desiderio impellente di cibo. Attenzione che nell'espressione ho fame dovete utilizzare il verbo avere, non il verbo essere, specialmente se siete inglesi, che si utilizza il verbo essere, quindi I'm hungry. In italiano invece diciamo ho fame, I have hunger, ok? Se vogliamo tradurre letteralmente I'm hungry in italiano dovremo dire sono affamato se il soggetto è maschile, oppure sono affamata se il soggetto è femminile, ma non sono così utilizzati come l'espressione invece ho fame. Quindi sono affamato, affamato, affamata è l'aggettivo, quindi dovremo utilizzare l'aggettivo, ok? Altre espressioni che possiamo utilizzare quando diciamo che abbiamo fame, invece che dire che abbiamo fame, possiamo dire sto morendo di fame. Quindi quando abbiamo una fame incontenibile, quindi sto morendo di fame, è un'altra espressione. E attenzione, non possiamo, possiamo dirlo, ma non ha la stessa valenza, essere morto di fame. Quando si dice che una persona è morta di fame, quindi se io dico sono morta di fame, intendo che sono una persona indigente, una persona poverissima, ha una valenza dispregiativa e però molto spesso si riferisce alla personalità, al carattere di una persona. Indichiamo che una persona meschina, una persona approfittatrice, una brutta persona, insomma, dal punto di vista proprio caratteriale. Quindi attenzione, quando avete fame, molta fame, dite sto morendo di fame, ma non sono morto di fame. Quindi ha un significato del tutto diverso. E poi possiamo dire anche ho appetito oppure ho un appetito, ok? Quindi vedete il tono della voce, ho un appetito, che però quando diciamo ho appetito non è che sempre abbiamo tanta fame, a volte è più anche un desiderio, vogliamo mangiare, ma non siamo poi così affamati, ok? Quindi quando diciamo avere appetito, ho appetito. E in questo senso anche quando abbiamo fame, ma magari non troppa, e vogliamo magari qualcosina di piccolo, diciamo anche ho un certo languorino, oppure del tipo tutto questo parlare di cibo mi ha messo un certo languorino, quindi languorino è quando più quella sensazione di voler mangiare, anche lì quasi più un desiderio, non sempre si avverte quel vuoto nello stomaco, perché appunto abbiamo anche altre espressioni del tipo, vede dico qui, ho un vuoto nello stomaco, ho lo stomaco vuoto, ho la pancia vuota, ho un buco nello stomaco, quindi si può dire anche, appunto, si possono utilizzare anche queste espressioni che sono proprio molto figurate. Parlando poi di buchi nello stomaco, si possono anche avvertire i morsi della fame, oppure sentire i morsi della fame. Posso dire non ho mangiato niente da tipo 8 ore e mi sento proprio i morsi della fame, quando quindi abbiamo proprio i crampi a livello fisico, che sentiamo i crampi, che lo stomaco brontola, ok? E ci fa quasi male, ok? Che proprio abbiamo una fame proprio fisiologica, ok? Quindi si può dire così anche. E quando abbiamo tutta questa fame, che non sappiamo contenere la fame, cosa possiamo dire? Possiamo anche ingannare la fame, quindi possiamo magari evitare di non pensarci, quindi cerchiamo di distrarci, di non pensarci, oppure possiamo mangiucchiare qualcosa e possiamo dire anche ho bisogno di mettere qualcosa sotto i denti, vedete?
sotto i denti, no? A livello figurato, quindi abbiamo bisogno proprio di quel qualcosina anche per appunto per stoppare quel buco nello stomaco che ci è venuto per la fame, ok? Quindi tutte espressioni proprio per calmare l'appetito, come si dice, quindi calmare anche l'appetito, si mangiucchia, ecco, si mette qualcosa sotto i denti, ecco. E quando invece in senso proprio iperbolico, quando accrescitivo, molto più intenso, se diciamo come un po' sto morendo di fame che abbiamo menzionato prima, possiamo dire anche non ci vedo più dalla fame, quindi la fame quasi ci acceca, ok? O possiamo dire anche non mi reggo in piedi dalla fame, quindi abbiamo talmente tanta fame che non riusciamo più a stare in piedi, dobbiamo sederci perché altrimenti ci vengono i capogiri, o possiamo chiamarli anche a livello colloquiale un po' i balordoni, ecco, dalla fame, quindi ci gira la testa e non riusciamo a stare in piedi. E possiamo dire infatti anche un'altra espressione utilizzata è proprio quasi svengo, ecco, mi viene da svenire, ecco, dalla fame, quindi ho talmente tanta fame che mi viene da svenire. E poi ancora con funzione accrescitiva, superlativa, abbiamo l'espressione ho una fame boia. E boia non è il giustiziere in questo caso, boia qui è un aggettivo invariabile che ha proprio la funzione di tantissima, ho tantissima fame, ok? Ho una fame da morire, ecco, possiamo dire anche ho una fame da morire, però ecco, un po' traduce come as hell in inglese, quindi extremely, crazy, I'm crazy hungry, ok? Quindi ho una fame boia. E possiamo dire anche ho una fame da lupo perché è un animale che tradizionalmente è molto vorace e quindi abbiamo talmente tanta fame come appunto un lupo, ecco, quindi molto, molto appetito, ecco, quindi ho una fame da lupo. E sempre parlando di animali possiamo dire anche ho talmente tanta fame che mi mangerei un bue intero, ok? Quindi si utilizza anche questa espressione, non so perché il bue, però ovviamente il bue è un animale di una certa stazza, ecco, quindi si dice appunto mangiarsi un bue intero, ecco, quando si ha talmente tanta fame. E io dico spesso anche un'espressione un po' più regionale, secondo me, però ecco, si utilizza molto. Ho talmente tanta fame che mi mangerei le gambe del tavolo. Quindi le gambe del tavolo che non sono, ovviamente proprio perché non sono commestibili, e sono legno, ovviamente non è qualcosa che si mangia, e diciamo proprio sono talmente sono talmente disperata, ecco, dalla fame che mangerei qualsiasi cosa, ecco, sembrerebbe quasi, ok? Quindi queste erano tutte le espressioni per oggi, spero che vi sia piaciuto questo episodio, che abbiate imparato delle espressioni in più e iniziate già a utilizzarle nella vostra lingua quotidiana, insomma sono delle belle espressioni da utilizzare. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che spargiamo la voce insomma su questo contenuto e raggiungiamo molte più persone, e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!